Atletico Madrid, Inter, ci siamo, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, probabilmente la partita più importante della stagione fino a qui per l'Inter, lo chiedo a voi, vi aspetto nei commenti e ne parliamo. Si riparte dal vantaggio dell'andata, l'Inter in vantaggio per 1-0 dopo il gol vittoria segnato da un Marco Arnautovic che non ci sarà in questa partita, assente per infortunio. Si va a giocare in uno stadio complicatissimo per continuare a sognare, anzi per sognare sempre più in grande. E allora, come sempre, a grandissima richiesta torna il nostro consueto format della vigilia della partita, in cui andiamo a condensare in pochi minuti tutte quelle che sono le notizie più importanti della partita, le probabili formazioni, le chiavi tattiche, quindi anche che partita possiamo aspettarci. Ma poi voglio fare anche un po' un appello ai tifosi in vista di questa partita, una partita che io sento tantissimo. Voglio lanciare un messaggio molto forte e diamo anche un'occhiata al famoso algoritmo del passaggio turno, vediamo che cosa dice l'algoritmo, chi passa il turno. Ben ritrovati e ben ritrovate allora, amiche e amici passioniteristi, in questo nuovo episodio di oggi. Vi invito, se non l'avete ancora fatto, a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale. Se vi iscrivete non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Saremo in diretta come sempre dalle 19:30, collegamenti anche con Madrid, dove il nostro Antonio Silagusano si trova accreditato e assisterà alla partita dalla tribuna stampa per raccontarci tutte le ultime e portarvi dentro la partita. E prima di arrivare al tema, prima di arrivare poi alla gara, alle nostre live, concentriamoci però sulla preview, come facciamo sempre. Come sempre con il nostro format partiamo dal momento di forma delle due squadre. In particolare iniziamo dall'Atletico Madrid. Che cosa possiamo dire sull'Atletico Madrid? Che per questa squadra, per la squadra di Simeone, è sicuramente la partita più importante della stagione, almeno fino a qui, perché dopo le delusioni della scorsa stagione, quest'anno ci si aspettava qualcosa in più dalla squadra, dai colchoneros. Invece sono usciti dalla Coppa del Re, che era un grande obiettivo stagionale, non hanno vinto la Supercoppa di Spagna. In campionato il Real Madrid, che è primo, è distante 14 punti, quindi se l'Atletico, quarto in classifica in Spagna, esce dalla Champions contro l'Inter, rimane soltanto l'obiettivo di rimanere appunto tra le prime quattro per qualificarsi alla prossima Champions League, un obiettivo che sembrava facilmente alla portata, che invece nell'ultimo periodo è stato anche rimesso in discussione, visto che l'Athletic Club, la squadra di Bilbao, si è riportata a soli 2 punti di distanza. E se consideriamo solo le ultime 9 partite, l'Atletico ne ha perse 5, pareggiate 2 e vinte soltanto 2. Quindi dopo l'Inter hanno pareggiato contro l'Almeria, che in una zona bassissima di classifica, hanno perso con l'Athletic Club appunto, perso con il Cadice terzultimo in classifica, e hanno vinto invece solamente una partita in casa contro il Betis, questo all'interno delle ultime 5 partite, in cui tra l'altro hanno preso 9 gol e in totale sono già arrivati ad 11 sconfitte stagionali. Sono dei numeri non propriamente da Atletico Madrid di Simeone, anche se c'è da dire che in realtà in casa il rendimento è molto buono, quindi c'è una grandissima differenza tra trasferta e casa per questo Atletico, perché al Metropolitano quest'anno hanno pareggiato una partita, ne hanno persa una e il resto sono arrivate soltanto vittorie. Quindi non è semplice passare al Metropolitano, anche per un Inter che storicamente in terra spagnola non ha una tradizione molto molto favorevole. Ma dicevo dell'Atletico in casa, lo stesso Godin, tra l'altro ex interista che però è stato 9 anni all'Atletico Madrid, ha detto che con quel pubblico, in quello stadio l'Atletico è come partire 1-0 sostanzialmente. Ecco, dall'altro lato però l'Inter effettivamente parte per 1-0 dopo la vittoria dell'andata, e sappiamo che quest'Inter arriva da un 2024 perfetto, 13 vittorie su 13, ed è una roba incredibile che dovremmo sottolineare tutti quanti un po' più spesso, ma arriva anche con un paio di infortuni che magari qui non sarete d'accordo con me, ma per me sono pesanti, ed è un po' un peccato avere questi problemi proprio a questo punto. Mi riferisco allo stop di Arnautovic, che tornerà ad inizio aprile, ma soprattutto a quello di Carlos Augusto, che penso tornerà subito dopo la sosta. Sono infortuni che comunque pesano, perché questa qui con l'Atletico Madrid secondo me sarà una battaglia più che una partita che andrà giocata in 16, cioè gestita sugli 11 titolari più i 5 cambi. E in tal senso, allora, attenzione a quello che sta preparando Simone Inzaghi, o che sta cucinando il demone, sarebbe meglio dire, come dicono in tanti, perché
Nell'allenamento, della rifinitura prima di partire per Madrid, ha provato anche, diciamo, 2 coppie di ballottaggi. Un primo test in cui al centro della difesa ha alternato Acerbi e De Vrij nella formazione titolare, un altro invece in cui si sono alternati Dumfries e Darmian sulla fascia destra. A questo punto allora la probabile formazione dell'Inter, in attesa di ulteriori conferme, gli ultimi dubbi saranno sciolti solo, nella giornata della partita, possiamo però disegnare un Inter con Sommer tra i pali, Pavard a destra, Acerbi in vantaggio su De Vrij, anche se non è da escludere l'olandese al centro della difesa, e Bastoni a sinistra. A centrocampo Dumfries in leggero vantaggio su Darmian a destra, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Di Marco a completare il centrocampo, e in attacco Lautaro Martinez e Thuram. In molti hanno detto che Darmian potrebbe partire dalla panchina perché Inzaghi potrebbe preservarlo dall'inizio per utilizzarlo poi a gara in corso e sostituire sostituire Di Marco, che è un giocatore che magari nei minuti finali potrebbe calare un pochino di intensità. Può essere una scelta di preservare Darmian e metterlo in campo dopo, ma abbiamo visto anche tante volte Inzaghi schierare Darmian dal primo minuto a destra e poi sostituire Di Marco e spostare Darmian a sinistra senza troppi problemi, quindi non è da escludere anche questa cosa. Certo è che dopo la partita dell'andata, visto come è andato un po' il duello tra Darmian e Samuellino dell'Atletico, dove l'esterno dell'Atletico ha dato veramente molto molto fastidio, la scelta di Dumfries potrebbe essere interessante per tamponare un po' Samuellino e attaccarlo anche con il fisico dell'esterno olandese. Molto secondo me dipenderà dall'interpretazione che verrà data alla partita, cioè l'Atletico partirà a 200 all'ora, magari partirà fortissimo, allora si cercherà di contenerli per poi far entrare Dumfries a partita in corso e spaccare la partita come era stato fatto anche all'andata, o magari cerchi di tamponare all'inizio con un potenziale contropiedista in più come Dumfries appunto, e Çalhanoğlu che può innescare la corsa di Dumfries con dei lanci lunghi alle spalle del difensore. Sono varie ipotesi, tra poco ne parleremo. Prima però un'occhiata anche alla formazione dell'Atletico Madrid, Atletico che non avrà a disposizione Lemar, che era assente anche all'andata, perde soprattutto il difensore Jimenez, che è un'assenza comunque importante da considerare. Allo stesso tempo però recuperano dei giocatori decisamente importanti per Simeone. Morata intanto sta meglio a livello fisico rispetto alla gara d'andata, Griezmann soprattutto si era fatto male all'andata ed è tornato in gruppo, e Simeone farà qualsiasi cosa pur di farlo giocare titolare, quindi ci sarà anche Griezmann. Possiamo immaginare quindi un Atletico con un 5-3-2 con Oblak in porta, difesa a 5 con Molina, Savic, Witsel, Hermoso e Samuellino a partire da sinistra, ma facendo poi tutta la fascia, centrocampo a 3 dove dovrebbero giocare Marcos Llorente, Koke e De Paul, in attacco Morata, Griezmann. Per quanto riguarda l'andamento della partita e quello che possiamo aspettarci, dicevo, l'Atletico sarà per forza di cose meno rinunciatario rispetto a quello che abbiamo visto all'andata. All'andata ci aspettavamo un Atletico che avrebbe giocato un pochino di più, invece è stato molto rinunciatario e molto difensivo. Almeno nel primo tempo però personalmente non mi aspetto un atteggiamento folle e iperoffensivo, perché una base comunque dello spirito di Simeone dentro questa squadra, dentro questo Atletico, secondo me c'è sempre. Per cui credo che quando imposteremo noi con i nostri difensori dietro, ci sarà da parte loro sicuramente un pressing alto, cercheranno di portarci all'errore e di poter andare subito in porta probabilmente. Allo stesso tempo però credo che non saranno totalmente sfilacciati, non saranno totalmente protesi in avanti, ma sicuramente un blocco basso di almeno 3 difensori, sempre a protezione dell'area di rigore, ci sarà. Questo in modo anche da potersi tenere dietro una rete di salvataggio sempre in superiorità numerica, quindi anche se noi saremo veloci ad uscire dal pressing e a innescare gli attaccanti, loro cercheranno di avere sempre quei 3 dietro, in modo da avere appunto una superiorità numerica. Poi chiaramente se ci sono dei gol, delle occasioni, delle cose particolari che sbloccano la partita, o la partita invece scorre via così senza grandi emozioni, chiaramente la tattica poi cambia a gara in corso e ci saranno varie partite dentro questa gara. In generale però secondo me saranno fondamentali 5 fattori per l'Inter per portare a casa questo risultato, ricordando che dopo l'1-0 dell'andata basta anche un pareggio all'Inter,
e non c'è più la regola del gol in trasferta, per chi se lo fosse perso magari e non lo sapesse. Quindi, anche un 2-1 per l'Atletico porterebbe ai tempi supplementari. Quali sono secondo me i 5 fattori fondamentali? Il primo intanto è l'avere coraggio di giocare il pallone, di giocare a pallone come quest'Inter sa fare, essere sicuramente molto precisi nell'avere comunque coraggio, precisi perché in Europa comunque aumenta la velocità, bisogna essere chirurgici e i passaggi devono essere perfetti, altrimenti subentra l'errore e si creano delle occasioni favorevoli per gli avversari. Difensori e centrocampisti credo che saranno molto sollecitati e quindi devono avere anche loro il coraggio di non farsi schiacciare in area, altrimenti diventa un assedio e tutta una partita così, in un ambiente così caldo, diventa dura. Il secondo fattore è, diciamo, la necessità di bloccare meglio Samuelino rispetto a quello che è stato fatto all'andata, dove è stato il più pericoloso, anche se comunque abbiamo concesso poco. E in tanti, dopo quella partita, anche prima devo dire, ma soprattutto in quella partita, hanno criticato Darmian. C'è da dire però, almeno secondo me, che dopo quella partita lì Darmian è tornato poi in crescita e quindi se Inzaghi lo sceglie, magari possiamo aspettarci una fascia destra un pochino più bloccata con Barella, Pavard e Darmian che vanno ad ingabbiare quella zona, mentre dall'altra parte Di Marco è quello che si va ad alzare un po' di più per costruire ed attaccare. Il terzo fattore è relativo all'attacco dell'Atletico dove oltre a Griezmann c'è Morata che come detto adesso fisicamente sta bene e per Çalhanoğlu che è rientrato da poco dall'infortunio credo che sarà una partita che lo solleciterà veramente tanto, quindi sarà una prestazione importante quella di Çalha in questa partita perché dovrà essere bravo a leggere i movimenti tra le linee di Morata che viene molto incontro, cerca di favorire gli inserimenti e poi Çalha sarà anche assolutamente importantissimo nel gestire i ritmi anche del nostro possesso palla e della nostra partita, cioè in alcuni momenti velocizzare la gara e andare più verticale, in altri addormentandola un pochino di più per come si svilupperà la partita. Il quarto fattore riguarda un altro giocatore che per me sarà chiave per l'Inter in questa gara ed è Marcus Thuram che fortunatamente abbiamo recuperato, spero in piena forma, contro difensori come Savic, come Witsel, come Hermoso, dovrà fare un grande lavoro di intensità fisica, perché loro sono molto bravi nelle letture, sicuramente, l'abbiamo visto soprattutto Witsel all'andata, però Thuram li può sollecitare, li può bruciare anche in velocità, ma soprattutto li può sollecitare appunto facendo perdere loro qualche riferimento sulle marcature e sul campo. E questo potrebbe poi di conseguenza favorire Lautaro Martinez. Lautaro che tra l'altro a Madrid si gioca una notte speciale molto importante, ci sarà anche un incontro per il rinnovo del contratto, quindi notte veramente rilevante per lui. Thuram può fare da scardinatore, da sfiancatore, se esiste questo termine, se me lo passate, e questo potrebbe favorire poi Lautaro per andare a chiudere in porta e per andare a decidere questa partita. Il quinto e ultimo fattore che ho segnalato poi è relativo ai cambi, che sottolineavo anche prima, ne abbiamo parlato anche nel club, perché questa è una partita in cui l'Inter, sappiamo, è abituata a indirizzare le partite fin dal primo tempo, fin dall'inizio, siamo solitamente bravi a fare questo e quindi c'è la possibilità anche questa volta di indirizzare la partita e la qualificazione già nel primo tempo. Però credo tanto che sarà una partita comunque molto lunga, molto intensa e quindi la gestione anche delle alternative ai titolari di quelli che entreranno a gara in corso sarà molto importante all'interno del piano partita che sicuramente Inzaghi sta strutturando e sta valutando. Con questo vado alle conclusioni, vi riporto come detto l'algoritmo di Opta che vi mostriamo ormai da anni per cercare di fare delle previsioni e cercare di anticipare quello che può succedere. Un algoritmo che ci vede nettamente favoriti perché ci vede intanto Opta ci dice che l'Inter in questo momento è la seconda squadra per probabilità di vittoria della Champions. L'evento Inter che supera gli ottavi di finale di Champions League si è verificato nel 76,42% dei casi e diciamo che attorno a questo devo dire che c'è anche tanto giusto entusiasmo ed esaltazione da parte dei tifosi interisti. Io sono assolutamente con voi, ci credo tantissimo anch'io.
Credo anche però, e lo dicevo anche prima, che sarà una partita veramente molto difficile e so soprattutto che se l'Inter dovesse essere, facendo tutti gli scongiuri del caso, se l'Inter dovesse essere eliminata in questo turno dall'Atletico Madrid, so già quella che sarà la reazione di tanti media, forse anche di tanti interisti stessi che torneranno ad attaccare e tanti, secondo me, macchieranno anche un po' questa grande stagione che sta facendo l'Inter. Io vi dico la mia, liberissimi poi di fare come credete, commentate come volete, ci mancherebbe altro. Ma dovesse essere eliminata l'Inter, sarei sicuramente molto triste, assolutamente, perché quest'Inter è veramente molto forte, credo nella possibilità di passare il turno, di poter andare ancora, più avanti, però l'ottavo di finale di Champions è sempre un incrocio molto particolare. L'Atletico è una squadra per me ostica, al di là di alcune difficoltà che sta incontrando, soprattutto in trasferta quest'anno, e aggiungo soprattutto che il campionato che l'Inter sta vincendo quest'anno è un campionato talmente clamoroso, talmente straordinario che non può essere minimamente intaccato da un'eliminazione in Champions, per quanto possa far male. Quindi non facciamoci ridimensionare, ecco, la storia che stiamo scrivendo perché è assolutamente incredibile. Poi, se passiamo il turno ed è possibile e io ci credo, allora ancora meglio e allora lì sì, come dicevo, siamo in diritto di sognare in grande senza davvero alcun limite. Ehm, Fatemi sapere che ne pensate voi, vi aspetto nei commenti anche, relativi alla formazione, se siete d'accordo con le probabili scelte di Inzaghi oppure no. Ci risentiamo in diretta alle 19:30 e poi nel club appuntamenti speciali prima e dopo, la Champions League, quindi su www.passioninter.club vi aspettiamo per vivere insieme a noi queste grandi notti e questa grande partita. Fate un salto su passioninter.club, mentre vi lascio un altro approfondimento da ascoltare in podcast, trovate il link per ascoltare quest'altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast appunto, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.